Ci siamo? Mi sa che ci siamo. Ciao a tutti e a tutte e benvenute e benvenuti. Sono distrutta. Io sono Martina Balia Lima e questo è il primo episodio della prima stagione riveduta e corretta di Parliamo di Maglia, un podcast in cui si chiacchiera di lavoro a maglia dal punto di vista delle pubblicazioni, dei designer e di me stessa, che sono una persona che tutti i giorni più o meno lavora a maglia. Avevo già fatto la registrazione di questo episodio, ma ho dovuto rifarla perché mi sono messa a fare l'editing e ci succedeva di tutto. Comunque, per farvela molto breve, fa caldissimo, dovrebbe piovere. Non so com'è da voi, non so quando vedrete questo episodio, ma in questo momento è luglio, metà luglio a Milano, e si crepa ed è sera, e si sta già meglio rispetto a ieri. Comunque, questo primo episodio sarà diviso in 3 sezioni sostanzialmente. Una prima sezione dedicata a risposte e domande e risposte, quindi le domande che mi avete fatto sia sotto l'ultimo video, sia nella diretta Instagram che c'è stata qualche giorno fa, e sia domande insomma a cui non ho avuto modo di rispondere perché erano troppo ampie sotto i miei video, più o meno, chiaramente selezionandole. Io vi ringrazio tantissimo di questo contributo che mi avete dato. Mi sto appuntando delle domandine che mi ero dimenticata. Uso una bellissima, iconica penna. Dopo le domande e risposte, piccola parentesi su domande e risposte. Domande e risposte come funziona? Funziona che alla fine di ogni ciclo di 6-12 episodi io vi chiederò di farmi delle domande e risponderò nel primo episodio del ciclo successivo. Quindi questo è il primo episodio di questo nuovo ciclo di 12 episodi e niente, io sono qui che vi rispondo. Poi parlerò di un autore, designer, che è Caffè Fasset, che si rifà comunque al discorso domande e risposte. Perché in uno dei primissimi video che ho fatto qualcuno mi ha chiesto di Caffè Fasset sostanzialmente, quindi ve lo racconto un po', anche perché ho recentemente preso possesso di un paio di suoi libri, quindi mi fa piacere. E infine parlo un pochino dei miei progetti in corso, di quello che sto facendo, di quello che vorrei fare, eccetera eccetera. Quindi cominciamo. Allora, la prima domanda è un domandone di quelli tosti, veramente tosti, e faccio fatica a rispondere. Ci ho pensato parecchio al modo in cui rispondere, anche appunto nella versione precedente fallimentare di questo video avevo dato una risposta che però non mi aveva del tutto soddisfatto. E la domanda è: designer italiani che ti piacciono, designer e designer cioè maschi e femmine. Allora, devo partire un pochino da lontano. Perché? Perché io ho imparato a lavorare a maglia e ho sempre seguito dal 2015, quando ho iniziato, diciamo, seriamente a lavorare a maglia. Si può dire che uno inizia a lavorare a maglia seriamente, non lo so,
ho sia imparato che sempre seguito, diciamo, designer in lingua inglese. Questo perché la mia mamma, che avete conosciuto qualche episodio fa, mi ha fatto tornare la voglia di lavorare a maglia mettendomi in mano praticamente dei ferri accorciati, dei ferri circolari, sia dei ferri accorciati dritti che dei ferri circolari, e dicendomi: ma prova un pochino questo metodo continentale e vedi come ti trovi. E io da lì, come dire, ho preso il via, ho cominciato a farmi dei giri su internet e, essendo entrata nel magico mondo di Ravelry, vedevo un sacco di cose che mi interessava, mi piaceva fare, però in inglese. Ho scoperto che esisteva, come dire, un sistema di tradurre, cioè c'era più che un sistema di traduzione, c'era un dizionario di maglia, che penso esista ancora, che era legato all'epoca al forum di Un Filo Di, se non mi sbaglio, quella community lì di Un Filo Di, non so se era nel forum o nel loro gruppo Ravelry, insomma è un'informazione che dovrei recuperare. Comunque era così, e siccome io non sapevo né i termini in italiano né i termini inglesi, praticamente ho, come si dice in termine italo-inglese orribile, ho skippato un passaggio, cioè praticamente io mi sono subito imparata i termini in inglese. Infatti io i termini in italiano non li so tanto. Questo per chiudere il cerchio e per dire che di fatto io poi ho seguito molto poco designer italiani, che di solito si seguono perché uno sa lavorare a maglia in italiano, cioè si seguono magari perché a uno possono piacere, non sto come dire implicando questo, però se uno ha appena iniziato vede tante cose carine, tanto movimento intorno a determinati designer e determinati modelli che in quel momento non erano italiani, a me interessavano quelli, ho fatto quelli. E, come dire, poi non ho fatto il passaggio inverso. L'interesse per designer italiani è venuto un po' successivamente, cioè quando ho iniziato a volermi inserire nella community e vedere un pochino quello che c'era intorno. Quindi, cioè, c'ho da fare alla fine di questa enorme introduzione una confessione, cioè che io di fatto non penso di aver mai fatto un modello di un designer italiano. E niente, per questo sono punita con delle occhiaie mondiali. Mi dispiace, è così, questa è la dura realtà. Però ci sono dei designer e delle designer di maglia che reputo molto interessanti. Ora, lasciando perdere, come dire, dei mostri sacri, come possa essere Giuliano e Giusimarelli, ok? Lasciando perdere questi che sono proprio dei decani, hanno fatto la storia, eccetera, vi segnalo quelle che secondo me sono delle cose interessanti da seguire. Allora, secondo me, diciamo, io ho 3 designer, 4, che seguo, che mi piacciono e che secondo me fanno proprio un buon lavoro sia di innovazione che di divulgazione. Allora, Paola Albergamo, mi piace come lavora. Poi, no, la lista è più grande, diciamo, stiamo sotto i 10, ecco. Allora, abbiamo detto Paola Albergamo, poi Alice Twain, che con i suoi 2 libretti e il suo lavoro di divulgazione, secondo me, fa veramente delle belle cose. Poi oggi, appunto, mentre pensavo un pochino a cosa dire, sono andata a vedere meglio i suoi modelli su Ravelry, secondo me sono validi, anzi ce ne sono un paio che mi sa che me li compro. Poi abbiamo la Stella Egidi, che secondo me anche lei tanta roba, Cecilia di Cecinitz, poi vi lascio tutto nelle note sul blog, insomma potete recuperare tutte le informazioni. Poi Giusy Knitting Cakes, Giuseppina Flamini, un designer maschio molto interessante che vi segnalo è Dario Tubiana, dovrei vedere, ve lo lascio scritto qua sotto. Lui fa delle cose stranded molto carine, collabora con case di maglia, di maglieria, mi ispira parecchio. Poi
Non è tanto il mio stile le cose che fa, ma so da fonti più che autorevoli che i suoi maglioni sono a prova di bomba, cioè, come dire, li fai e vengono perfetti. Valentina Cosciani, della quale però tra l'altro io mi sono comprata un kit per fare uno scialle, kit di Borgo dei Pazzi di Amore, e direi che li ho detti tutti, però appunto, cioè tenendo presente le cose che ho detto prima. Poi la parabola di cui sento parlare tanti è: magari uno inizia con i modelli di Emma Fassio. Io, avendo saltato quel passaggio in cui avevo bisogno di cose basic in italiano, ma io mi sono fatta subito le cose basic, diciamo, in inglese, sono passata subito a fare le cose di Think and Knit, di cui abbiamo parlato 2 volte fa, o la volta scorsa, non mi ricordo. Comunque, ecco, cioè io non ho seguito tanto la discussione in italiano per questi motivi. Passiamo oltre. Qualcuno, di cui non dirò il nome, mi ha chiesto provocatoriamente di che colore sono le mie mutande. Le mie mutande oggi sono bianche, non mi vergogno a dirlo, ma vi segnalo che esistono dei modelli per farsi le mutande o i mutandoni a maglia. Se vivete in un paese nordico dove fa molto freddo e volete così una punta di pepe nel rapporto con il vostro significant other, come dicono quelli di International Virtual Knit Night, ciao Eleni e ciao Phil, vi saluto in questo momento, sappiate che su Ravelry potete trovare dei modelli che fanno il caso vostro. Poi, altra domanda pratica, mi avete chiesto come si fa col discorso dell'infeltrimento, lavaggio, bloccaggio, eccetera, eccetera. Io non mi soffermo tanto su questa cosa perché sono state fatti miliardi di video, fiumi di parole sono state scritte. Sostanzialmente quello che so come cosa che io ho sempre presente, quello che fa infeltrire la lana è lo sbalzo di temperatura, sia dal caldo verso il freddo che dal freddo verso il caldo. Quindi sostanzialmente bisogna lavare la lana con acqua a temperatura ambiente e in questo modo non si infeltrisce. O se vuoi aumentare la temperatura o abbassarla, lo devi fare in maniera graduale. Cioè, se te hai 10 gradi in casa e butti la lana in un'acqua a 25 gradi non va bene, perché si infeltrisce. Se hai 30 gradi in casa, come ora io, e butti la lana nell'acqua ghiacciata a 10 gradi, non va bene lo stesso. Cioè deve essere una cosa così, perché nel momento in cui c'è questo shock termico, la lana reagisce, si aprono le fibre e poi quando si richiudono fanno l'infeltrimento. Per quanto riguarda i saponi, io ne uso uno che vi posso anche dire si chiama Eucalan. Non l'ho scelto per nessun motivo particolare, aveva un buon rapporto qualità-prezzo, mi sta durando da anni, ma qualunque shampoo delicato, neutro e senza siliconi, comunque patine che possono restare sulla lana funziona, perché comunque la lana è una fibra naturale e quindi i capelli sono fibra naturale e funziona bene così. Poi mi avete chiesto designer stranieri con riferimento al Giappone. Qui io mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché io sono proprio ignorante sul Giappone. In particolare mi sono comprata l'enciclopedia dei punti giapponesi, ce l'ho sul Kindle, non so se è stata un'ottima idea prendermela da vedere sul Kindle o comunque in digitale, me la sono presa un po' così per sfizio, poi non costava tanto in versione Kindle, però io non sono molto familiare col mondo dei designer giapponesi. L'unica con cui sono entrata, diciamo, di striscio in contatto perché mia mamma ha fatto qualche suo modello è la Yuko Okamoto, si dirà così? Non lo so. Mi ero ripromessa di fare qualcosa di suo, ma ancora non ci sono arrivata. Ho avuto modo, e ne parleremo dopo tra i lavori ultimati eccetera, di lavorare con un filato giapponese della Noro e questo, cioè lì mi fermo. Secondo me fanno delle cose belle, innovative, hanno uno stile molto definito, raffinato
e so che comunque c'è una cultura del knitting in Giappone che sicuramente, se uno ha interesse, vale la pena esplorare. Mi sembra, ma appunto io ho questo libro ma non l'ho proprio guardato tantissimo, perché solo adesso comincio a capire le charts e poi vi spiegherò perché sto imparando. Però loro lavorano tantissimo con le charts, cioè non, a parte che in giapponese non riuscirei a leggere riga per riga anche volendo, ma bisogna imparare a leggere i loro simboli e le loro charts per fare le loro cose. Quindi niente, questo è. Poi mi avete fatto una domanda molto molto ganza che mi è piaciuta tantissimo, e cioè cosa guardo, cosa ascolto, cosa faccio mentre lavoro a maglia. Allora, cosa guardo? Io guardo o Netflix oppure podcast di maglia, oppure film, oppure ho anche Amazon Prime. Allora, i miei gusti sono abbastanza ampi e variegati, cioè io spazio tranquillamente da Via col Vento, guardato allo sfinimento, a Star Trek, a tutto, ma proprio tutto quello che è stato tratto da Neil Gaiman, dai romanzi di Neil Gaiman, quindi adesso è uscito da poco Good Omens, me lo sono visto proprio di gusto. Mi è piaciuta molto la serie su Anna dai capelli rossi. Al momento mi sto guardando una tresciata proprio di quelle pazzesche, che è la vecchia serie The Good Wife, che però mi sta prendendo benissimo. Tendo a cercare di restare molto nella leggerezza, perché le cose pesanti le guardo sempre dopo che tutto il mondo le ha guardate. Cioè, per esempio, abbiamo visto Homeland, che lo stesso è stata una serie cult dei primi anni 2000, e ce lo siamo visto, non abbiamo visto l'ultima stagione e ce lo siamo visto bene, anche se è pesantissimo, cioè proprio nel senso, ma così riesco a vedere. Non sono riuscita a vedere al capitolo pesantezza, non sono riuscita a finire di vedere The Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, perché mi ha angosciato troppo. Mi sono vista però con l'attrice di Handmaid's Tale, Mad Men, mi sono vista, e guardatevelo, ve lo consiglio tantissimo, Top of the Lake, sempre con lei. Ogni tanto mi guardo qualche documentario sfizioso, tipo ce n'è uno su Netflix su Nina Simone. Mi sono guardata con tantissimo gusto Dear White People, Stranger Things mi piace tanto. Quando ho modo di rivedermi un buon vecchio film di Spielberg me lo guardo molto volentieri. Mi guardo volentieri spaghetti western. Ho una fissa, cioè fissa no, però mi piacciono parecchio tutti i film di Star Wars, cioè sono abbastanza poliedrica. Però ecco, il cinema troppo impegnato, troppo d'autore, deve essere davvero davvero top. Cioè Truffaut ok, Fellini ok, altre cose un pochino più contemporanee, diciamo di nicchia d'autore, ogni tanto mi capita di incontrare qualcosa, ma mi tengo abbastanza sul mainstream, diciamo sui miei gusti. Poi invece per quanto riguarda podcast di maglia, oltre diciamo a seguire sempre un po' a branchi, perché i video sono abbastanza corti, tutta diciamo la community italiana, quindi avventure di Arianna, Knitting Cakes, Mrs. Strength, non mi ricordo il tuo nome, lascerò la cosa qua sotto, mamma di bambina adorabile che fa cose fighissime. E poi niente, mi guardo gli stranieri. Di stranieri io diciamo che ho una triade consolidata di gente che seguo, che sono cioè che non sono più quasi nemmeno dei podcast, ormai sono dei programmi in cui si parla di maglia e creatività, cioè sono a livello di produzioni televisive quasi, però mi piacciono un po' più quelle homemade rispetto a quelle
molto molto, come dire, che si vede che c'è una crew dietro, una programmazione così. Allora dunque mi piace Fruity Knitting, lo sapete, cioè loro sono uno dei motivi per cui sono davanti alla fotocamera a fare questi discorsi da sola. Poi mi piace Camebornia, che lo stesso è uno dei motivi per cui sono qui che mi parlo da sola, perché mi piacciono tantissimo. Diciamo che tipo la mia vita ideale sarebbe un po', cioè la mia estetica ideale sarebbe un po' come la loro, cioè quel casino che poi non è tanto casino, un po' nordico, lavorare a maglia tutto il giorno e diciamo sia di Fruity Knitting che di Camebornia, cioè io, come dire, tutti i mesi gli do anche dei soldi perché proprio mi stanno troppo simpatici. Poi c'è Katie Green, e poi mi piacciono Arne Carlos, che però loro, cioè si vede che hanno la troupe, che arriva lì, gli fa il video e tutto quanto, però anche a loro mi piacciono tantissimo perché sono troppo simpatici, e poi ho imparato a fare il rovescio grazie a loro, e di questo, come dire, non potrò mai essere abbastanza grata, eccetera. Cosa ascolto? Dunque, ascolto come podcast di maglia, ne ascolto uno solo, che è Parole a maglia, perché mi piace un sacco e la Francesca ha una bellissima voce e mi fa molto piacere. Di solito aspetto che escano 2 o 3 episodi e poi me li sento tutti insieme. E se no ascolto dei grandi audiolibri. Non ascolto molta musica negli ultimi anni, non lo so, non so per quale ragione, ma non l'ascolto. Le mie risorse per gli audiolibri sono o Ad alta voce di Radio 3, oppure con il mio abbonamento della biblioteca ho accesso a una piattaforma dove ci sono svariati audiolibri, tra cui alcuni anche che sono stati pubblicati su Audible. Quindi uso quella risorsa lì. Ho avuto per un periodo l'abbonamento di Audible, mi sono ascoltata con enorme piacere tutto Harry Potter letto da Pannofino, è fantastico. Se vi capita abbonamento Audible vale anche solo per quello. So che la Maura Gancitano e Cola Medici stanno facendo una serie su i filosofi del Novecento, però non l'ho mai sentita, quindi non so darvi un feedback, ma è una cosa che mi interesserebbe. Adesso Ad alta voce di Radio 3 mi sto sentendo Flash di Virginia Woolf, molto carino, ma lì è un archivio di centinaia di titoli, quindi potete sentire veramente tantissimi libri, tantissimi classici, magari recuperando anche dei classici che non avete avuto modo, voglia di leggere, vengono riproposti con delle piccole riduzioni magari, però tendenzialmente sono delle versioni abbastanza complete, quindi io mi sono ripresa in mano, per dire, Moby Dick, mi sono ripresa in mano con un gusto sopraffino meraviglioso, è stata una goduria a altissimi livelli, I Promessi Sposi. Ve lo consiglio, andate a vedervelo, perché, cioè andate a vedervelo, a sentirlo, perché è fantastico, è proprio bellissimo. Secondo me la scuola non lavora abbastanza bene nel farci amare I Promessi Sposi, che in realtà sono uno spasso, cioè dall'inizio alla fine. Poi mi sono sentita alcune cose di Calvino, insomma c'è di tutto veramente, c'è di Circolo Pickwick, sia libri, come dire, che avevo letto e che mi sono riascoltata, sia per esempio Flash non l'avevo mai letto e me lo sto sentendo, e non è proprio come se l'avessi letto, però è una sana via di mezzo tra leggersi la trama su Wikipedia e leggere effettivamente il libro, soprattutto per me che sono sempre presissima e mi piace fare tante cose insieme. Quindi niente, queste sono le cose tendenzialmente che ascolto. Se ascolto la radio, ascolto Radio 3, perché io sono noiosa, una persona noiosa, e se non ascolto Radio 3, ascolto Radio Popolare, perché non solo sono noiosa, sono anche di sinistra, cioè è un mix letale praticamente il mio.
Benissimo, questo la finiamo qua. Poi la Virgi che mi scrive sempre delle bellissime lettere su Ravelry, cioè io tipo, lei non scrive il commento sotto ma mi manda un messaggio privato su Ravelry, è una cosa che io trovo tipo mi fa venire gli occhi a cuore tutte le volte, e mi ha fatto tutto un bellissimo commento sull'appropriazione culturale. A me mi fa un sacco piacere quando, come dire, riflettete sulle cose di cui parliamo e poi insomma ne discutiamo anche in privato, mi fa proprio tanto piacere. A volte magari ci metto un po' a rispondervi perché cioè io ho una vita incasinata. Comunque la Virgi mi chiede se ho delle dritte per un lavoro a maglia sostenibile / zero waste. Allora, piccola introduzione, il gatto sta giocando con la nuova zanzariera, questo non è un bene. Piccola introduzione sul discorso zero waste. Cos'è lo zero waste? Lo zero waste è un movimento e anche uno stile di vita che sto cercando di adottare nei limiti della mia finitezza umana e delle mie possibilità, in cui si cerca di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti. E di questo cerco di parlare sul mio Instagram quando ho tempo, quando voglia, quando riesco, nella, come dire, sì scusate ma continua a fare casino, ma fa niente, gli lasciamo far casino, nei limiti appunto della mia vita incasinata. Allora, è chiaro che il mio processo di destache fa parte di tutta questa idea. Io ho i capelli come un manga ultimamente, mi sto rifiutando di tagliarli o di andare dalla parrucchiera, perché tra poco parto per le vacanze, sarò selvaggia e quindi me ne frego. Comunque, capelli a parte, cioè il fatto che io stia cercando di acquistare meno lana possibile rientra in questa, come dire, sotto questo ombrello. Allora, secondo me la cosa importante è ridurre gli acquisti, quindi fare con quello che abbiamo già. Magari può essere bello cercare di trovare del filato di seconda mano, quindi magari acquisire filato da produzioni, cioè non da produzioni, cioè da persone che l'hanno acquistato e invece di lasciarlo lì a fare la muffa decidono di venderlo o di donarlo. Scegliere dei filati naturali, scegliere dei filati riciclati, per esempio c'è tutta la serie di Borgo dei Pazzi di Amore che è molto valida, oppure si può fare una cosa che io non ho mai fatto ma vorrei provare a fare, cioè prendere dei maglioni che vediamo che sono di un filato decente, poi c'è anche un sistema per capire se i maglioni possono essere sfatti oppure no, e sfare maglioni vecchi o comunque usati o comunque della grande distribuzione per ottenere del filato. Questo è un po' più, diciamo, al limite tra zero waste e riciclo / ho bisogno di risparmiare dei soldi. Per questo tipo di esigenza, diciamo così, esiste un gruppo su Ravelry che si chiama, ce l'ho scritto qui, Unravelers. Ve lo scrivo, facciamo prima. E poi ci sono le fantastiche Limonata Sisters. Le Limonata Sisters io le adoro, le seguo su Instagram, le adoro anche se sono metallare. Chi mi conosce sa che io ho una vera e propria idiosincrasia per la musica metal, quindi se ascoltate il metal ma io continuo a volervi bene, continuo a seguirvi, dire che proprio siete delle persone molto speciali nella mia vita, perché di solito per me è proprio quello che si dice un deal breaker. Non esiste, non lo sopporto, ok? Quindi le Limonata Sisters seguitele, perché loro proprio, a parte hanno aperto un negozio su Etsy in cui anche vendono le cose che fanno, cioè hanno questo modo, fanno i maglioni, li rifanno. Io spero, come dire, che coltivino un po' anche questo lato della loro comunicazione per spiegarci meglio come fanno. Quindi, dopodiché io direi che le domande sono esaurite. Se avete altre domande potete lasciarle qua sotto se sono, come dire, inerenti al video. Se avete delle domande così in generale,
secondo me, insomma, sì, facciamocele, raccogliamole e poi alla fine di tutti i video io vedrò, insomma, di rispondere, perché sennò volta per volta secondo me diventa un pochino dispersivo, è meglio concentrare tutto. Nell'introduzione prima mi sono dimenticata di dire, ho ancora pochi minuti che mi sono data per questo segmento, quindi vi dico ancora una cosetta riguardo alle interviste. Le interviste sono una roba difficile da organizzare, lo diciamo a voce alta, lo mettiamo là fuori perché è la verità, ma le sto organizzando. Tendenzialmente ricominceranno a uscire da settembre in poi, cioè diciamo con l'inizio dell'anno chiamiamolo accademico. E questo è quanto, perché le interviste, cioè io in questo momento non ho tanta possibilità e capacità di incastrare e di incastrarmi con gli orari delle persone che ho contattato. Ho, diciamo, nel forno delle cose molto interessanti da condividere con voi, ma per ora non sto riuscendo a sbloccare la situazione per trovare il modo di registrare, eccetera eccetera, quindi insomma siamo un po' per aria. Adesso vi volevo parlare con un pochino di leggerezza e di così felicità di incontrarci, dei miei lavori finiti e delle cose che sto facendo. Chiaramente mi sono dimenticata di là il pezzo forte, cioè il Silver Forest, quindi partiamo da altre cose, poi vi farò vedere anche il resto. Allora, ho finito, per modo di dire, perché in realtà farla più lunga, ma non ho finito il filato a contrasto, quindi l'ho finita così, la mia zigzag scarf. Zigzag scarf è un pattern free, è un modello semplicissimo, tutto a legaccio, e il motivo così a chevron è creato, diciamo, da aumenti e diminuzioni a intervalli regolari. Lo trovate su Ravelry e ho detto no, io questo lo devo fare assolutamente. Siccome il filato a contrasto non era sufficiente, cioè il blu, mi sono fermata e la sto unendo in modo da creare una Moebius scarf. Secondo me verrà una cosa molto molto carina, cioè verrà un po' così e mi piace parecchio. I filati sono la lana Noro che vi dicevo prima, che si chiama Noro Crayon, ve lo scrivo, non me lo posso ricordare veramente come è detto, che è appunto della Noro, quindi è giapponese. Mi è arrivata con uno swap, non l'ho acquistata io, e ha questi cambi di colore molto particolari ma belli, cioè secondo me ci stanno, e lunghi, cioè è proprio un bel gradient lungo. Invece il blu scuro è l'alpaca Baby Silk Alpaca di Drops, che avevo comprato per fare dei golfini, avevo avuto un discreto avanzo e stanno bene insieme. Una cosa su questa Noro è che le differenze non sono solo nei colori ma anche nella texture, quindi in alcuni momenti il filato è sottilissimo, in altri momenti il filato è bello bello cicciotto, però secondo me questo rende la texture ancora più interessante e mi è piaciuto molto lavorare con questo filato, rende molto bene sui punti semplici. Adesso sono qui che la sto unendo, l'ho considerata finita anche se mi sono rotta le palle dopo tipo 2 secondi che stavo cucendo. Vado a prendere il Silver Forest. Ok, eccoci. Allora, ho recuperato il telefono. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Allora, questo è un progetto che mi ha dato tanta soddisfazione, un pochino spiegazzatino perché chiaramente è dentro, cioè è nell'armadio, adesso è riposto nell'armadio. Allora, dunque, con cosa l'ho fatto? L'ho fatto con l'alpaca, anche se diciamo il suo filato di elezione doveva essere la lana. Questo io l'ho fatto con la Drops Alpaca nell'ambito del mio destache, quindi io ho fatto un po' una scelta di compromesso. Quest'anno ho detto cosa voglio fare, cosa ho in stash, e ho trovato dei progetti che mi avrebbero permesso di usare le mie lane. Questo era uno di questi, lane e filati insomma in generale.
E cosa è successo? È successo che l'alpaca, essendo un pochino più pesante, rende sulla lunghezza di più della lana, quindi praticamente mi è venuto il motivo molto più ampio di quello che doveva venire. Ecco, infatti poi il maglione è venuto della lunghezza giusta con meno ripetizioni, però comunque su di me funziona, cioè scusate, non so se sentite, ma ci sono degli urli. Io vivo in un quartiere un po' così, come dire, dove succedono delle cose, c'è vita, diciamocela in questo modo, raccontiamocela così. E, e niente, praticamente su di me, insomma, sta bene. Se siete, secondo me, un po' minute, potrebbe non funzionare così bene, perché il bello, diciamo, di questo motivo è che resti abbastanza in alto, non deve scendere più di tanto, ecco, se no poi si deforma col seno, in sostanza. I colori anche non ero sicurissima, ma secondo me sono venuti bene e mi stanno bene al viso, cioè con la mia carnagione funziona questo maglione e sono sicura che lo userò un sacco. Sono rimasta proprio contenta, mi è venuto voglia di farne altri dei suoi. Lei mi piace molto come lavora, mi piacciono i suoi motivi e è stato proprio un bel lavoro. La costruzione è particolare perché prima si fa lo sprone, cioè si montano tutte le maglie dello sprone in un ferro circolare grande, si sale su, si fa il collo, poi si riprendono tutte e si va giù e poi si fanno le maniche, veicoli che passano. I miei lavori in corso. Allora, prima di tutto vi faccio vedere i miei calzini. Finalmente sono entrata anch'io nel calzino, che ridere, che figata, sono felicissima in realtà. Allora, io faccio i calzini sul Magic Loop, a volte ne faccio 2 alla volta, ma se così ho degli attacchi di masochismo che in questo momento per fortuna non ho poi così tanto. E sto usando una lana di peso sport, quindi un pochino più spessa del fingering che di solito si utilizza per i calzini. Facciamo vedere i nostri calzini, mostriamo i nostri calzini al nostro pubblico che sicuramente sarà molto interessato, anzi che no. E niente, sto usando un pattern gratuito che si chiama Super Simple Skip Sock, vabbè ve lo scrivo anche questo, ve lo lascio così lo potete andare a vedere. Aspetta, però ce l'avevo aperto. Simple Skip Socks di Adrian Q. Praticamente perché questo è il mio progetto, diciamo, da viaggio. Io ho sempre un progetto che tengo a casa per i momenti da divano, knitting riflessivo o anche magari quando sono un po' ingombranti, e poi ho un progetto che mi porto in giro per stare sana di mente quando sono sui mezzi pubblici praticamente. E questo, cioè i calzini, come dire, sono perfetti. Prima avevo la zigzag scarf che sono arrivata a odiare, sono arrivata proprio a odiarla, perché a un certo punto era troppo, cioè secondo me calzini cappelli esageriamo a voler fare forse un golfino semplice per bambini piccoli, però più di quello io non riesco a portarmi in giro, mi sono resa conto di sta roba, o proprio è addicting al massimo. Comunque, chiusa questa piccola parentesi sul mio lavoro da maglia a giro, cosa volevo dire? Volevo dire che stanno venendo bene, sono super elastici, quindi resteranno belli aderenti. Fare i calzini con la lana di tipo sport è qualcosa che io mi chiedo perché non ho iniziato prima. Sono velocissimi, danno soddisfazione subito e mi dà l'idea che saranno veramente comodi. Sulla lana, tralasciando il colore che ho affettuosamente soprannominato rigurgito di unicorno, vedete com'è così, cioè è inguardabile, fa venire male agli occhi, lo so, e quindi ve lo faccio vedere anche un pochino mosso così vi viene più mal di mare.
Ecco, tralasciando questo colore, la lana è valida, io l'ho comprata un po' così ingenua, povera ingenua, da Lane Polo Nord un bel po' di tempo fa, dovrei averla anche in altri colori, pagata una scemata veramente, però è la composizione giusta perché ha un pochino di nylon. Il colore devo dire che non mi sarei mai immaginata che venisse fuori così scomposto, mi viene da dire scomposto. Cioè Lane Polo Nord io ne ho varie, ho fatto almeno 2 ordini abbastanza grossi, quindi in stash ne ho un po', tendenzialmente non mi delude per rapporto qualità-prezzo, ma questo insomma me le metterò con degli stivaletti, cioè me li metterò in casa, nel senso sono calzini. Ecco, mi piace il pattern, mi piace il fatto che si stanno lavorando in maniera molto svelta. Dire che mi piaccia il colore, ecco, va bene, basta. Poi cosa sto facendo a casa? Sono felicissima di questa cosa, sono felicissima perché ho iniziato il mio Tegna. Il mio Tegna, eccolo qua, è il primo, cioè quando voi mi chiedete consigli, primo piccolo cosa, cioè così, ulteriore cappello, parentesi, ennesima parentesi, a volte a me, io resto molto così, mi sento molto umile con la Y, perché voi mi chiedete dei consigli come se io fossi un'esperta, e io di questo, come dire, vi sono grata e mi sento, cioè come dire, come si dice, essere sulle spalle dei giganti, ma io non sono molto esperta in realtà. Questo è il primo progetto Lace che sto facendo, per dire, cioè io il Lace finora l'avevo visto e avevo detto, ma stiamo proprio scherzando ragazzi, cioè non esiste al mondo. Ma adesso lo sto facendo e mi sta riuscendo, questa è una cosa fighissima e mi sta anche divertendo, non solo riuscendo, perché riuscire, come dire, è difficile che non mi venga qualcosa se mi metto in testa di fare qualcosa, ma mi sta proprio piacendo, mi sta appassionando. Io era una maglia che volevo fare da un sacco di tempo e niente, quindi sono più o meno al 15ª ripetizione, quindi grosso modo dovrei essere poco meno di metà della parte lace. Poi dopo prosegue, è evidentemente un bottom up, prosegue e diventa poi insomma io non sto a leggere troppo in anticipo che cosa devo fare. Ho beccato il gauge al primo colpo, questo è il mio campione, e quindi sto lavorando con i ferri consigliati che sono un 3,25 della serie, una cosetta così veloce, facile. Infatti come dire, mi calmo i nervi poi con gli altri cosi. Poi questa è la mia bellissima borsa della lana, che è della stessa che ha fatto questa bellissima pin che vi avevo già mostrato, perché noi siamo troppo contro, anche se non ascoltiamo la musica metal. Che lana sto usando? Sto usando la Levish in colore mauve, si vede? Levish mauve, che è questa. Io sono una distruttrice di matasse, eccola qua, di Fish and Stitch, la Cristina Pini. La Cristina Pini è una tintora, si dice così, indipendente, e ha un bellissimo negozio su Etsy. Io questa lana qui l'avevo presa con dei saldi, praticamente dovevo comprare della lana per uno swap natalizio, non mi ricordo esattamente, no, sì, dovevo prendere della lana per uno swap natalizio,
volevo fare un po' una figura carina e lei aveva dei super saldi e quindi io, che sono così con le braccine molto corte, ho fatto, come dire, questa cosa. Ovviamente ci ho buttato dentro anche 5 matasse per me. Capite perché devo fare il destache? Cioè qui non ci si muove più. Comunque questo era tutto per quanto riguarda i miei progetti in corso. Adesso andiamo a parlare dei libri. Che bello, i libri! Allora, mi sono resa conto di una cosa per introdurre il nostro momento culturale, bibliofilo, eccetera. Nella premessa che ho fatto all'inizio non ho parlato della nuova policy di Ravelli. Allora, io volevo tenere questo episodio un pochino più light, un pochino più leggero, perché sì, perché io ho un po' di pesantezza in questo momento della mia vita e volevo proprio mantenermi sul leggero. In estrema sintesi, io sono felice della nuova politica di Ravelli, sono veramente affaticata dal clima corrente. Non è possibile tenere il mondo della maglia sganciato dal resto delle cose che succedono intorno a noi. Sarebbe bellissimo poterlo fare, sarebbe un peso in meno. A tutti quelli che dicono ma facciamo in modo che la maglia ritorni a essere divertente, io dico la maglia è una cosa divertente, non deve né tornare a esserlo né altro. Se uno sceglie di vivere nella sua bolla, di continuare con la sua vita, come dire, è perché se lo può permettere, sostanzialmente è una questione di privilegio, e quindi se la sente, se se lo può permettere, che continui a farlo. Io sono molto felice della politica di Ravelli, sono molto felice che ci sia un movimento anche e una presa di posizione anche da parte di tante designer italiane che stanno facendo delle cose. Ci sono state delle raccolte di fondi, delle vendite pro bono di pattern, soprattutto l'ho visto recentemente da Alice Twain. Quando uscirà questo video sarà passato più tempo, però insomma sappiate che c'è stata questa cosa, e quindi ecco, secondo me sono quelle robe che fanno un pochino la differenza, mandano un messaggio, anche perché come dire, io mi sento un pochino assediata da tutte le parti in questo momento, quindi sapere che il mio angolo dell'internet, quello che io chiamo la mia isola, un posto dove veramente Ravelli è una cosa unica. A volte mi chiedo, ma chissà se le mie figlie, no, avranno mai la possibilità di trovare una community come quella che c'è su Ravelli. Io glielo auguro, perché chissà magari tra 10-20 anni che cosa succederà, come funzionerà, no? Se pensiamo a 10-20 anni fa com'era, come adesso, sembra un altro universo. Quindi ecco, io sono al 100% con Ravelli, ecco, questo volevo dirlo a voce alta. E adesso passiamo ai libri. Allora, di cosa parliamo per oggi? Come vi dicevo prima, e come potete leggere nella bellissima piccola lavagnetta, oggi vi parlo di Caffè Fasset. Allora, perché vi parlo di Caffè Fasset? Perché è stata una delle primissime richieste che ho avuto, e siccome mi sono fatta arrivare dei suoi libri, ho pensato che questo episodio, in cui un po' rispondo alle vostre richieste, rispondo alle vostre domande, così potesse essere un luogo, un contenitore adeguato dove parlare appunto di Caffè Fasset. Allora, dove ho comprato i libri di Caffè Fasset? Li ho comprati su un sito bellissimo che vi consiglio se siete delle bibliofile / collezioniste di libri di knitting, ma anche non di knitting, che si chiama Abe Books. Abe Books è una specie di eBay solo per libri usati. Si trovano delle chicche stellari per quanto riguarda il knitting, a dei prezzi assolutamente accessibili. Il difetto, secondo me, per me che uso molto PayPal,
perché per la salvaguardia, diciamo, della solidità delle nostre finanze io ho scelto di non avere una carta di credito, è che non accettano PayPal, quindi insomma va bene, però ci se ne fa una ragione. E ho acquistato questi due libri, cioè Glorious Knitting e Glorious Needlepoint, per un prezzo totale penso inferiore ai 10 euro. Erano libri di biblioteche che se no sarebbero andati al macero, sono arrivati che erano un po' puzzolenti di muffetta, di chiuso, però adesso piano piano, un po' sfogliandoli, un po' li ho lasciati, dico la verità, un pochino fuori e stanno perdendo questo odore. Allora, sono due libri che hanno secondo me segnato un po' la svolta nella carriera, nella divulgazione del lavoro di Caffè Fasset. Sono molto belli, sono proprio delle pubblicazioni, cioè mi viene da dire quasi come non se ne fanno più, cioè molto ben patinati, molto ben impaginati, delle foto ancora attualissime, stupende, e sono, secondo me, se qualcuno è interessato al lavoro di Caffè Fasset, possono essere un'ottima introduzione. I modelli, diciamo così, sono dei modelli molto basic, cioè delle forme molto basic su cui lui inserisce i suoi motivi caratteristici particolari. Allora, per darvi un pochino di date, questo è stato pubblicato nell'85, Glorious Knitting, e invece Glorious Needlepoint è stato pubblicato, ve lo dico subito, nell'87. E praticamente già in queste due pubblicazioni si vedono le collaborazioni che Caffè Fasset poi ha continuato e continua a portare avanti tutt'oggi. Quindi in questo già ti dà i kit, cioè i riferimenti per farti fare i kit da Rowan, e in questo ti dà i riferimenti per i kit di Herman Tapestry. Allora, dunque, rispetto a Glorious Knitting, cosa vi volevo dire? Secondo me la cosa bella è proprio che vediamo lui un pochino nell'introduzione come nasce come artista, come si evolve. Quindi Caffè Fasset è di origini americane ma si trasferisce negli anni 60 in Inghilterra, a Londra, dove impara a lavorare a maglia e si incomincia a interessare di tutte le arti tessili, le fibre, ricamo, arazzi, tessitura, lavoro a maglia. È stato un collaboratore negli anni 70 di Missoni e il commento che mi è venuto da fare è cioè chissà senza Caffè Fasset Missoni se le sue cose così, cioè i suoi motivi così iconici sarebbero stati gli stessi, perché cioè qua, come dire, vediamo un esempio, no, di quello che sto dicendo. Ora, io Missoni mi piace particolarmente, anche se non mi sono mai potuta permettere nulla, però ecco, no. Secondo me ha proprio questo, è stato uno, diciamo, dei precursori di un utilizzo del colore ma anche delle texture, quindi di filati, di composizioni o di spessori diversi uniti per creare proprio i suoi motivi e i suoi capi. Le foto sono bellissime. Un commento che appunto ho fatto nei video che poi non ho potuto utilizzare è che, cioè, una foto tipo questa su Instagram oggi funzionerebbe secondo me tranquillamente. Ok, per quanto riguarda i modelli, sono molto impegnativi sicuramente, cioè richiedono una quantità di colori pazzesca, però c'ha delle cose che sono, a me mi piacciono tantissimo. Allora, a me piacciono i suoi Persian Poppies e tutto quello che fa con i pois, eccoli qui. Questo è il Persian Poppy, che è questo, cioè praticamente
un tondo con dentro un ovale con dentro un tondino più piccolo. Mi piacciono quelli che lui chiama i tumbling blocks come motivo, sono questi, che sono un po' anche un motivo che lui ha ripreso e che riprende dal quilting, che possono essere visti sia come dei cubi sia come una stella. Non so se riuscite a vedere qua. Ecco, queste sono un po' le cose che mi piacciono di più. Sicuramente l'ispirazione enorme che da lui è su come utilizzare i colori in motivi ripetuti, no? Ha un utilizzo del colore sicuramente particolare e interessante, che crea delle texture uniche, secondo me. Un altro commento che mi è venuto da fare a questo libro è che lui in questo libro qua cita sempre, da quello che ho potuto vedere, per cui io non l'ho proprio letto, come dire, approfonditamente, né ho fatto o per il momento ho intenzione di fare qualcosa di questo libro, però cita sempre la fonte della sua ispirazione, quindi dice questo motivo l'ho preso da questo particolare tessuto indiano, questo motivo l'ho rivisto in questo viaggio a Malta, cioè fa delle citazioni che, come dire, si possono un po' agganciare al nostro discorso sull'appropriazione culturale e che secondo me per gli anni '80, quando di appropriazione culturale, di subaltern studies eccetera, forse parlava, come dire, una banda sparuta di antropologi in qualche ateneo da qualche parte, ecco, non era proprio così scontato che si facesse, ed è apprezzabile. Se vi interessa sapere di più su Caffè Fasset, sul suo lavoro, ci sono tantissime risorse, c'è anche una pagina di Wikipedia che è divertente e simpatica da leggere e può essere carina. Allora, io di lavoro a maglia di Caffè Fasset avevo iniziato una coperta che ho un po' lasciato da parte perché non c'era, cioè l'ho un po' mollata. Questi erano alcuni dei quadrati che avevo fatto. Come vedete, cioè l'uso del colore è proprio super particolare. Avevo recuperato le lane, non avevo preso quelle di Rowan, mi ero arrangiata con altre marche più economiche, e questo era il pezzo che avevo fatto. Al momento è in ibernazione. Volevo fare vedete, si crea questo motivo. Questo era un cal di Rowan di qualche anno fa, e praticamente questa sarebbe stata una copertina singola che poi va su su su, e poi praticamente si fa tutto il bordo blu scuro. Insomma, è un progetto al momento accantonato perché sì, non lo so, non ci stavo più dentro a fare tutti questi blocchi separati. Non mi sembrava di andare da nessuna parte, non ho avuto abbastanza forza di volontà. Poi ne devi fare un tot tutti uguali. Avevo cercato altri metodi per tenermi nell'interesse. Forse mi ci vorrebbe un cal in cui col designer comincio e finisco, non lo so. Comunque, insomma, vedrò che cosa diventerà, che cosa non diventerà, come farò. Ah, l'avevo anche adattato, giusto, perché la cosa originale voleva i blocchi a maglia rasata. Vedete, questo è uno, questa era una prova, però io non ci stavo dentro a fare la maglia rasata, anche lì, cioè per me era insostenibile, anche perché parti dalla punta, poi vai avanti, torni indietro, vedete com'è storto, cioè fa schifo. Allora l'avevo adattato per farlo diventare a legaccio, perché l'avevo visto fare su Ravelry, e così mi veniva un quadrato praticamente perfetto, giusto,
e comunque l'effetto era lo stesso, la successione era la stessa, funzionava comunque. E però insomma sì, sono debole, sono stata debole e penso che diventeranno qualcos'altro. Ora non so ancora come farò esattamente, ma in qualche modo farò. E poi l'altro progetto che ho in ballo da tantissimi anni, perché evidentemente Caffè Fasset così mi deve accompagnare, così poi vi parlo un po' del needlepoint, è questo che avrete già visto, che è il mio progetto a mezzo punto, che diventerà penso un cuscino. Questa si chiama Caffè Rose ed è un kit che ho più o meno dal 2012, quindi tra un po', cioè è già andata abbondantemente alle elementari, direi, è in prima elementare praticamente il mio progetto, l'ha finita, l'anno prossimo va in seconda, e niente, piano piano sto cercando di portarlo avanti, poco alla volta, dandomi di fare magari 10 punti al giorno, così magari c'è una settimana in cui riesco a lavorarci tutti i giorni, altre settimane in cui riesco di meno. E la cosa che mi piace dei kit di Herman Tapestry e dei kit di Caffè Fasset è che sono un po' diversi. Forse ve l'avevo raccontato la volta che ve l'avevo fatto vedere, ecco, di solito i kit di mezzo punto, come dire, sconfinano abbondantemente nel trash. Io non so, basta vedere in qualunque merceria, ecco, tra immagini sacre più o meno definite, cioè con più o meno definizione, orsacchiotti e paesaggi improbabili o fate, ecco, diciamo che non ci sono delle cose, con tutto il rispetto a chi gradisce questo tipo di manufatto, ecco, non trovo dei motivi che mi piacerebbero per me, per la mia casa e per il mio gusto. Invece Caffè dagli anni 80, da 30 anni a questa parte, ci porta in dei mondi, come dire, per me più frequentabili, più belli. E questo libro è anche molto bello, lo stesso, le foto sono fantastiche e secondo me sono ancora attualissime, e ha vari motivi, quindi frutta e vegetali, e questi io li farei, mi piacciono molto tutti. Mi piace questa perona qua, guarda com'è bellina. Mi piace il cavolo, mi fa ridere, mi piace il cavolo verza. Poi abitando a Milano, cioè sarebbe veramente così, super iconico. E mi piace anche il cavolfiore, cioè verza e cavolfiore secondo me fanno troppo ridere insieme, sono troppo carini. E chiaramente, come dire, si rifanno a tutto uno stile che può essere questo, cioè molto british, molto country, molto cose, piatti recuperati da viaggi, cose che ti portano amici, che è un pochino il mio stile, cioè un po' accozzaglia barocca, un po' posate della nonna, cose un po' buffe, tipo appunto, no, cioè c'è la tovaglietta a cavolo e la ciotola a forma di cavolo, insomma queste cosine qui che a me piacciono abbastanza. Poi invece le cose con gli animali tipo aragoste, galli, galline, così, pesci eccetera, meno. I fiori divento pazza, mi piacciono da morire, cioè tipo io questa palette di colori qua mi piace tantissimo, con un punto di blu scuro, poi colori caldi con verde e ocra, per me cioè mi piace veramente molto. E qui abbiamo un esempio, poi avete visto, cioè anche quello che sto facendo io è proprio su questo genere qua.
Poi c'è anche questo qua sul blu, tipo maiolica, i piatti, quelli tedeschi, come si chiamano, olandesi, ho un vuoto, vabbè, insomma questo genere qui di robette. E poi c'è anche questo qui, lo stesso, cioè tipo come vorrei che fosse il mio giardino, così così, non lo è. In questo momento è una landa desolata in cui gli insetti banchettano e l'erba cresce e io riesco a stento a tenere in vita le mie piante dandogli l'acqua ogni tanto. E questo è il motivo, cioè diciamo lo schema. Quindi ecco, forse come vi raccontavo anche l'altra volta, a me piace avere tutte queste cose anche proprio per ispirazione, vedere cioè gli accostamenti di colori, è un'ispirazione un po' a 360 gradi, sia per la casa, queste sono le cose un po' che mi piacciono, che cerco e tutto quanto. Poi anche i visi, cioè anche no, caffè, cioè capisco, come dire, l'ispirazione, capisco il gusto che ci può stare dietro, ma ecco questo io, questa, cioè come dire, anche no, non ce la faccio, anche se anche qui fa tutto uno sforzo, cioè abbastanza filologico, che potrebbe anche non fare, ecco, e lo fa invece, cioè anche questo, ecco, mi inquieta un filo. È molto arte, ma ecco, non a casa mia, grazie. Ok, invece mi piace perché sono un po' così, a me mi piacciono tipo gli animaletti, cioè tipo tutti questi qui di animaletti, anche quando vado sul sito di Herman, cioè mi verrebbe da farli tutti, così ce li ho fino a che non muoio, perché se ci sto mettendo 6 anni a fare uno e sono tipo nemmeno a metà, figuriamoci che cosa può succedere se me ne compro 2 o 3, infatti non me li compro. Poi c'è tutto il lavoro che fa lui sulle ceramiche eccetera, cioè guardate qua, come si fa a non amare una cosa del genere, lo vedete? Sono bellissime queste immagini, secondo me. Tutte le cose che fa sulle ceramiche, su le porcellane, così. Ecco, questo anche mi piace molto. È chiaro che il mezzo punto, nel senso, se uno ha un cuscino in un salotto come il mio, che è veramente piccolo, già è molto, cioè si comincia a saturare molto presto, cioè uno deve scegliere con molta attenzione, o li fai girare, oppure secondo me averli tutti insieme fuori, cioè per me risulterebbe un pochino pesante, ecco. Poi ci sono il motivo a plaid, che secondo me è, come dire, sempre carino avere un'ispirazione di questo tipo, non invecchia mai. Questa anche ispirazione tipo tappezzerie persiane, bella, mi piace. Poi no, vi volevo far vedere lui, che è ancora un bellissimo uomo e da giovane secondo me c'aveva un'intensità ancora, ma già allora, cioè proprio lui ha... mi piace un sacco, mi trasmette sempre molta serenità e molta, nello stesso tempo, anche quando ho visto le sue interviste, quando l'ho sentito parlare in dei video così, mi fa sempre molta, cioè mi parla a un livello un po' profondo, se volete. E allora poi vedi, ti sponsorizza gli Herman Kits, che cioè tanti di questi motivi qui li trovate sul sito di Herman, e se è una cosa che vi piace, vi interessa, ve ne potete prendere uno. Hanno un costo non basso, però il kit arriva completo di tutto, delle lane e del telo stampato, in più c'è anche un foglio con le istruzioni, e effettivamente, cioè, se siete come me, è una roba che dura nel tempo. E poi
poi c'è una piccola sezione su tecniche per il mezzo punto, per cui ti dà anche tutte le dritte su come non solo fare i punti, ma anche su come, per esempio, creare poi un quadro, creare un cuscino, creare gli accessori, oppure se uno vuole fare i propri motivi, cioè un disegno che vuoi trasferire su una tela e poi realizzare a mezzo punto, ti fa vedere come si fa anche quello. Quindi io sono stata molto contenta di entrare in possesso di questi volumi. Ci sono i libri di Caffè Fasset in circolazione, anche di stampe recenti, anche cose rivedute e corrette. Lui nella sua carriera, cioè, ne ha pubblicati decine, quindi non dovreste, nel caso vi interessi, avere difficoltà a recuperarli. E niente, io vi lascerò come consueto tutti i riferimenti e tutto quanto sul blog. Fatemi sapere che cosa, se questo video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, raccontatemi delle cose, parlatemi di cose che magari non so. Niente, i saluti sono questi. Il prossimo episodio non so quando uscirà, non so quando riuscirò a registrarlo. Sapete che è diventato per me un processo lento e riflessivo, in cui mi prendo tutto il tempo per veramente rivedere, editare, aggiungere i sottotitoli, però è un po' come il lavoro a maglia: se poi non viene come vogliamo noi, non c'è gusto, quindi preferisco metterci un pochino più di tempo e pubblicare una cosa che risponde, insomma, alle mie aspettative, anziché magari, cioè, pubblicare continuamente tutte le settimane e poi avere una roba che la riguardo e dico però avrei potuto fare così, avrei potuto fare cos'ha. Quindi niente, la prossima volta chissà cosa avrò finito, chissà cosa avrò iniziato, e io vado a questo punto. Ciao! Vieni qui.